Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Vi volevo ringraziare un'altra volta per tutte le visualizzazioni al primo video e anche al secondo video. Abbiamo superato le 100 visualizzazioni nel primo video e le abbiamo quasi raggiunte con il secondo, che era un po' troppo lungo, infatti non mi ha soddisfatto abbastanza, quindi ho deciso di riprendere l'argomento, magari parlando libro per libro in futuro con video leggermente più corti, così da essere più accessibili e più capibili. Ma bando alle ciance, come vi avevo promesso, questa volta andremo a demolire un qualcosa che veramente è illeggibile, improponibile, impubblicabile. Si tratta di un libro che io avevo atteso molto e avevo molte aspettative su questo libro, nonostante non conoscessi l'autrice, ahimè, se lo avessi saputo non l'avrei mai letto, non avrei mai speso dei soldi, ma è la mia missione parlarvi di questo libro che ha deluso non solo ogni aspettativa, ma anche ogni buon ideale e buon valore che i libri dovrebbero avere. Il libro in questione è The Cruel Prince di Holly Black. Premetto che io di Holly Black non avevo mai sentito parlare, nonostante fosse una delle autrici più famose per quanto riguarda il mondo fantasy. Sono stata fortunata fino a che non l'ho scoperta. Dopo aver letto The Cruel Prince mi sono detta, cioè, non è possibile che lei sia così acclamata scrivendo dei libri del genere, non è possibile, devo leggere qualcos'altro di lei. Ho letto qualcos'altro di lei e niente, io non capisco perché questa autrice continui a pubblicare e che ci sia ancora un mondo di lettori che la acclami sopra i 12 anni, probabilmente. Non me ne capacito. Iniziamo a parlare, come sempre, brevemente della trama. Farò spoiler perché tanto mi sacrifico per voi. Mi sono sacrificata leggendo questo libro e non voglio che voi lo leggiate, non voglio che voi passiate quello che ho passato io leggendo questo libro, a meno che non vogliate farvi delle grandi e grosse risate. Quindi farò spoiler, dirò la mia opinione, cercherò come sempre di dire quello che penso, stavolta in un video più breve. The Cruel Prince ci è stato introdotto nella trama su Goodreads o su qualsiasi altro sito che si occupa di libri prima dell'uscita come una nuova frontiera del fantasy. Adesso sono tornate molto di moda le fate, grazie anche appunto a Sarah J. Maas con A Court of Thorns and Roses. E Holly Black si è sempre preoccupata, bene o male, dell'argomento. Quindi c'è stato introdotto questo mondo bellissimo, fatato, ma allo stesso tempo crudele, con questo principe delle fate, Cardan, di una crudeltà pazzesca, che si deve mettere a confronto con la nostra protagonista Jude, una ragazza umana che si ritrova nel mondo delle fate dopo la morte dei suoi genitori e quindi tutti i vari sviluppi e io, me coglioni, mi sono detta wow, voglio vedere che personaggi forti, voglio vedere lei superare questo trauma della morte dei genitori in questo mondo a lei sconosciuto, voglio vedere come affronta la crudeltà di questo principe, voglio vedere lui quanto è crudele, che cosa fa lui per essere crudele. E le premesse c'erano tutte fino al secondo capitolo. Poi dopo il Titanic si è scontrato con l'iceberg e tutto è naufragato. Nei primi due capitoli scopriamo che Jude e le sue due sorelle vivono nel nostro mondo, un mondo moderno, un mondo umano, e i loro genitori vengono uccisi da questo principe delle fate che le rapisce e le porta nel loro mondo. E io subito, colpo al cuore, ho detto, oddio, cioè, fosse successo a me, mi sono detta, voglio empatizzare con questi personaggi, voglio capire come loro affronteranno questo loro trauma di dover vivere con il loro rapitore che ha ucciso i genitori. Loro fanno le principesse, vanno a scuola con le altre fate,
prendono il tè con le altre fate, con la matrigna, il fratellastro, il patrigno, ossia l'assassino dei loro genitori. Una di loro vive solamente in funzione di fidanzarsi con una fata, un'altra, la protagonista, vive solamente per diventare una spadaccina o qualcosa del genere, perché lei odia le fate, ma sta sempre nel mezzo a loro. L'unica normale è la sorella maggiore, che in realtà è figlia di questo principe delle fate ed è l'unica che veramente non gliene può fregare di meno di questa vita. Lei sta lì a prendere il tè, a guardare queste altre che si scannano per farsi accettare in questo mondo di assassini. E niente, cioè non c'è un filo di emozione, non c'è un filo di sviluppo psicologico, emozionale di questi personaggi che dovrebbero aver vissuto un trauma pazzesco, dovrebbero vivere una vita traumatizzante, ma stanno lì a fare le splendide. E poi arriva questo Cardan, questo Cruel Prince, che è il bulletto della scuola, il bulletto del regno, tutta questa gran crudeltà. Sono lui e la sua banda di figli raccomandati di altri principi, di altre principesse. Stanno lì, danno qualche spinta a qualcuno, mettono qualche polverina di sonnifero nei bicchieri, spingono nelle pozzanghere. Non sto esagerando, cioè, questo è quello che succede in The Cruel Prince. Cioè, la sua crudeltà è il fare il bulletto. E cosa c'è di più sbagliato, a parte subito il bullismo, perché questo libro è pieno di bullismo ed è una cosa che io non posso sopportare nel 2018 nella letteratura adatta ai ragazzi. Non si può sopportare che la protagonista, Jude, si faccia mettere continuamente i piedi in testa da questi rincoglioniti, perché sono uno più rincoglionito di un altro, per così lei, io un giorno li sbatterò al muro e glielo faccio vedere io, un giorno, e il giorno dopo si ritrova lì a farsi buttare a terra le penne durante le lezioni, si trova lì a bere i loro sonniferi, si trova lì a farsi drogare e quindi, cioè, il bullismo? Perché? Perché dobbiamo leggere libri che parlano di bullismo e lei è fortemente attratta da lui, nonostante dica di no, nonostante, oh mio Dio, io lo odio, io lo odio. Gli sta perennemente appresso. E perché la protagonista deve essere attratta dal bullo? Perché lui la maltratta e lei continua a andargli incontro? Perché? Holly Black, perché? Non abbiamo spiegazioni, cioè non sappiamo neanche il motivo per cui lui è così, cioè lui passa per la creatura più crudele del mondo, ma cioè lui è l'ultimo di 6-7 fratelli, maltrattato da tutti e questa è la giustificazione che abbiamo di perché lui è cattivo. Bravo, i cliché, belli, i cliché. Profondità zero dei personaggi, scrittura banalissima e come va a finire The Cruel Prince? Ci sono, o almeno vengono accennati degli intrighi politici perché il re viene ucciso e quindi i loro fratelli si stanno litigando il trono e l'erede al trono è il fratellastro delle protagoniste, ma lui è solamente un bambino. Quindi lo portano nel mondo degli umani perché loro sono in grado di tornare nel mondo degli umani. Ma perché continuano a vivere nel mondo delle fate nonostante le odino? Perché non si sa, loro potrebbero fare la loro vita normalmente, ma non la fanno. Stanno lì a farsi prendere per il culo dalla band dei panchettoni del principe. E quindi lei scopre di avere questo potere di ammaliamento e ammalia il Cruel Prince
quindi lui è sul trono, lui è il re, anche se è lei che lo comanda, quindi è lei la regina. Quindi lei è forte. Io ho letto questo libro di appena 300 pagine, una perdita di tempo, tantissime risate, enormi risate. Se volete ridere, volete cercare un libro comico, The Cruel Prince è adatto. Se volete leggere un libro young adult con dei valori, no, bruciatelo, non mi vergogno. Il problema è che uscirà anche un secondo di questo, The Wicked King, quindi il re è ancora più malvagio, sia lui o sia lei, perché è lei che comanda lui, quindi lui è solamente una marionetta. E va bene, Holly Black, va bene, continua così, che cosa ti devo dire? Continua a scrivere queste cose, continua a far passare che il bullo è il ragazzo figo e va bene. È un qualcosa di veramente sbagliato per i ragazzi dai 17 anni in su leggere queste cose. Ma io non sono nessuno per giudicare, sono qui solamente a dare la mia opinione. Spero che questo libro non vi capiterà mai sotto mano, spero che se qualora lo volevate leggere abbiate cambiato idea al riguardo e spero di rivedervi al più presto sul mio canale con il prossimo video che uscirà tra qualche giorno in cui vi voglio parlare di un'autrice che bisogna tenere d'occhio perché scrive qualcosa di molto particolare. Quindi ci vediamo la prossima volta con una piccola analisi sui libri di Madeline Miller. Grazie mille, alla prossima volta!